Ciao Rangers, benvenuti in un nuovo episodio di Storie di Rangers. In questa puntata voglio parlarvi di uno dei migliori leader nella storia dell'intero brand. Sto parlando di Jason Lee Scott. Per contrastare il ritorno di Rita e dei suoi scagnozzi, Zordon e Alpha scelgono 5 adolescenti, ovvero Jason, Zack, Billy, Trini e Kimberly, e li teletrasportano nel centro di comando per spiegare loro la situazione e l'importanza di essere Rangers. Dopo molte battaglie contro Rita, un giorno arriva nel liceo di Angel Grove un nuovo studente, Tommy Oliver, particolarmente abile nelle arti marziali, e Rita pensa bene di usare la sua moneta del potere per trasformarlo nel malvagio Green Ranger. Al termine di continui scontri, Jason riesce a sconfiggerlo e a spezzare l'incantesimo. Ad un certo punto, scoprendo che i poteri di Tommy erano destinati ad esaurirsi, quest'ultimo consegna la propria moneta a Jason per impedire a Rita di continuare ad attingere ai suoi poteri. Jason continua a dimostrare le sue qualità di grande leader, anche cercando di non far pesare troppo l'assenza di Tommy, fino a quando lui, insieme a Trini e Zack, vengono chiamati a partecipare ad una conferenza sulla pace e sono costretti a trasferirsi in Svizzera. Per tale motivo Jason viene sostituito da Rocky, al quale trasferisce i suoi poteri. Durante Power Ranger Zio, Trey di Triforia si schianta su Aquitar, ne rimane ferito e diviso nelle sue 3 forme di saggezza, coraggio e cuore, non essendo in grado per questo motivo di controllare i poteri del Gold Ranger. Finché le sue 3 forme non fossero state in grado di riunirsi come una sola e se i poteri non fossero stati trasferiti temporaneamente durante quel periodo, essi sarebbero andati perduti per sempre. Gli Alien Rangers mandarono dunque Trey sulla Terra e Billy tenta di assorbire poteri, ma il suo corpo gli respinge. Così Tommy richiama Jason per affidargli questa importante responsabilità, ma dopo numerose battaglie contro l'impero meccanico ci si rende conto che i poteri di Jason si stavano indebolendo, poiché pensati per la fisiologia triforiana e non per quella umana. Dopo una serie di ostacoli, Jason riesce a ricongiungere i poteri e a trasferirli a Trey. Nella stagione successiva, in Power Rangers Turbo, sappiamo che invece di tornare alla conferenza sulla pace, Jason ha deciso di stabilirsi ancora una volta a Angel Grove. Lì insegna di nuovo arti marziali e immersioni subacquee. Jason compare nel film, insieme a Kimberly, per aiutare i Rangers a contrastare i piani di Divatox. Ma la storia di Jason non finisce qui. In Power Rangers Wild Force si unisce ad altri Red Rangers per fermare ciò che era rimasto dell'impero meccanico. In Power Rangers Super Mega Force, Jason, insieme al resto della squadra di Mighty Morphin, partecipa alla battaglia leggendaria per aiutare i Mega Force Rangers. In Power Rangers Beast Morphers gioca un ruolo estremamente importante, venendo richiamato da Devon per fronteggiare Evox e il suo esercito. Infine, nello speciale Una volta e per sempre, viene catturato da Robo Rita, ma fortunatamente salvato da Billy e il resto del team. Se vuoi conoscere altre storie di Rangers, lascia un like ed iscriviti.